Salve a tutti, oggi abbiamo un altro lavoretto da fare, dobbiamo fare un buco esagonale e andiamo a vedere come. Ed ecco il nostro pezzo appena lavorato, è un 45 x 32 x 40 col foro di 14,5. Questo diventerà l'inserto di quest'altro, di questo parastrappi. Adesso è ancora grezzo, ma diventerà un parastrappi che questo qui praticamente si ingrana andando avanti e si libera venendo indietro, quindi corre su una barra. E io ho intenzione di farla correre su una barra esagonale della quale ho tolto un pezzo. La barra diventerà lunga 15 cm, diventerà lunga. Ne ho tagliato un pezzettino, ne ho tagliato perché come campione, e dobbiamo cercare di fargli la gola per questo esagono. Praticamente dobbiamo fare con gli inserti angolati non si riesce perché con gli inserti fuori centro non si riesce perché è troppo profondo, perché è un 45 mm, e quindi dobbiamo scogitare un altro sistema. Dobbiamo scogitare. Allora io ho pensato di mettere in funzione la mia stozzatrice che è qua, la mia bella stozzatrice che abbiamo già visto in un altro video, e comunque alla fine di questo video vi metto poi il link se non vuole andare a cliccargli sopra, alla quale dobbiamo praticamente costruire un inserto che possa scavare all'interno di questo nucleo. Ecco, per fare questa segomotura ho pensato di usare questa barra qui di HSS, che è un 11 mm praticamente, e in modo adesso qui ci tiriamo fuori un utensile, e poi che possa correre qui all'interno, da poter scavare poco alla volta, da poter fare un esagono in tutta la sua profondità, diciamo. E proviamoci, cominciamo ad affilarlo, prima di tutto costruiamo l'utensile, e poi facciamo in modo di sistemarlo con sopra, e andiamo avanti. Ecco, abbiamo messo su la filatrice, adesso gli cambiamo il dischetto, ci mettiamo un dischetto che lavora in testa. La filatrice, vi ricordo che poi alla fine del video vi metto poi sulla schermata finale, vi metto poi il link da poter cliccare se uno vuole vedere la filatrice, il video della filatrice, come poi vi metto anche il link da poter cliccarci sopra della stozzatrice. Alla fine vi metto tutto, ok, e possiamo fare l'accosto e cominciare a limare un po' di metallo, e cominciamo. Ecco, possiamo iniziare.
Così abbiamo fatto due facciate uguali, guardiamo se basta. Adesso dobbiamo adesso c'è appena un po' di tondino che potremmo anche lasciare, che rimane più robusto, però ci faccio comunque un'altra passatina proprio per essere certi che lavori bene. Ecco, io direi che lo lascio così. C'è proprio un filo ancora di rotondo che mi lascio più robusto l'utensile praticamente. Io direi che vada perfettamente. Adesso lo sbagliamo un po' di qua, un po' di là, che non vada a rovinare l'esagono e le parti fatte, diciamo, un po' appena e poi siamo a posto. Ecco, adesso l'esagono, la parte tagliente dell'esagono è finita, sarebbe questa qui la punta, l'apice sarebbe. Tenere via la luce che forse si vede meglio. Ecco, siamo pronti a fare l'inclinazione del tagliente e adesso partiamo. Ecco, l'utensile è finito, adesso possiamo smontarlo, possiamo. La punta del tagliente naturalmente questa qui. E gli abbiamo dato un'inclinazione di 15 gradi praticamente. Ecco, questo è l'utensile che andrà a creare il buco esagonale. Abbiamo visto che combacia perfettamente, abbiamo visto. Ecco, questo lavorerà così, chiaramente lavorerà. Adesso però abbiamo
dobbiamo risolvere quest'altro problema qui, siccome che questo è un 11 mm e all'interno del nostro stoppatore invece è 17. Adesso abbiamo preso un pezzo di tondo che è calibrato 17 già, e dobbiamo internare questo qui praticamente, però siccome che questo qui non può lavorare dritto, sarebbe troppo facile. Questo dovrà lavorare un po' inclinato in maniera che sfreghi la parte superiore e non tutta l'asta, diciamo. Quindi il buco qui lo facciamo leggermente sfalsato, invece di farlo dritto lo facciamo praticamente un po' inclinato così lavora di punta, diciamo, lavora come l'utensile deve lavorare. E andiamo a fare tutto. Ecco, abbiamo messo su il trapanone, un bel trapanone, che anche questo dopo alla fine del video ve lo metto nella scheda finale, se uno ci vuole cliccare sopra da vedere la costruzione di questo trapano, che è micidiale, quel trapano qua. Abbiamo già disassato di 5 gradi il carrellino praticamente, così con l'avanzamento va avanti praticamente in diagonale rispetto al mandrino. Ed ecco che abbiamo il bussolotto inclinato praticamente, e fuori centro qui naturalmente è tutto fuori centro dall'altra parte. Questo vareggio di precisione qui è un 17 mm calibrato. Questo è l'utensile in HSS che abbiamo fatto prima. Questo è il punto superiore che ci ha fatto un segno, quindi dovrebbe combaciare praticamente con questo qui. E poi andiamo a tirare tutto qua, andiamo a tirare praticamente. Abbiamo tolto questo grano che è pari, perché la testa è pari, ci mettiamo provvisoriamente questo qui, così ci facciamo l'incisione e dopo andiamo a fare la foratura precisa. Questo crea l'incisione. Ok. Ecco, adesso qui abbiamo i due centrini, andiamo a fare il foro e è buono lì. Ecco, adesso gli abbiamo fatto due buchi passanti, così i grani, mettendo dentro l'alberino praticamente, i grani vanno a beccare direttamente dentro all'interno dell'utensile. Ecco, quindi questi vanno su così praticamente. Infatti questo adesso ha modo di girare e tirandolo dovrebbe bloccarsi. Dopo noi possiamo anche fare le regolazioni fini, possiamo fare. Ottimo. Ci mettiamo anche un secondo, ci mettiamo. Perfetto. E praticamente la macchina è a posto. Adesso possiamo andare a fare finalmente il nostro buco. Alla buon'ora. Ed ecco che abbiamo messo su la stozzatrice, naturalmente fatta in casa. Bellissima, montata sulla sua torretta con la sua cartella. Adesso ci abbiamo messo un trapano qui un po' bruttino, ma il trapano va bene, non è importante. Dietro qua c'è il suo tampone che gli fa d'appoggio, adesso lo mando avanti naturalmente, fa d'appoggio che è molto importante, e
E anche questo vi lascio naturalmente poi da poterci cliccare sopra per vedere il video se uno vuole vedere la costruzione della stozzatrice. Ve la metto in fondo a questo video, vi lascio in ultima schermata, vi metto da cliccare se uno vuole andare a vedere, ben volentieri. E adesso andiamo a tararlo e poi facciamo la lavorazione. Eccolo qua, ecco che abbiamo sistemato anche l'utensile, l'abbiamo messo praticamente allo stesso livello del tornio praticamente. Adesso siamo certi che lavora come deve lavorare. Ecco, abbiamo già messo su, abbiamo già fatto l'altezza della punto che è preciso, l'altezza giusta, che è molto importante. Ottimo, abbiamo già messo la macchina già posizionata, il tampone contro naturalmente, che è importantissimo, quel tampone lì. E praticamente adesso lo spigolo dietro qui e sfrega la parete della parte di qua, di conseguenza posso mettere lo strumento 14,5 come il buco, e dobbiamo arrivare a quelle 2 punti invece a 17, ecco, così c'è la misura di riferimento. Ecco se. Ecco, in folle va benissimo, adesso diamo un po' di olio, diamo qua, così si. Ok, lo giriamo, appena un po'. E per non far deviare l'utensile, perché rimanga centrato, conviene fare prima i 3 e poi gli altri 3, non conviene andare lato per lato, perché dopo uno si trova già la pista fatta e magari tende a. Facciamo l'altro terzo.
praticamente non lo sente neppure, non lo sente lo sforzo. Adesso facciamo i tre interni, gli interni dei tre primi fatti. Praticamente manco lo sente praticamente. Ecco, adesso il lavoro l'abbiamo fatto talmente presto che non mi sono neanche accorto di farlo. In teoria dalle misure che ho preparato, diciamo, dovrebbe avere un gioco di un decimo, perché mi serve con un po' di tolleranza, mi serve non preciso. E vediamo, adesso tiriamo indietro, dovrebbe avere 10 centesimi in più praticamente. Tolgo il controtesta, opala, sblocco il carrellone perché l'avevo bloccato. Ottimo, prendiamo il nostro pezzo che è qua, ci diamo una pulitina, ci metto anche il coso più vicino. Si vede, sì, si dovrebbe vedere. Dovrebbe passare con un po' di tolleranza, dovrebbe in teoria. Ecco, è perfetto. Però l'importante era fare il nucleo qui, adesso lo smontiamo. Aspettiamo. Tiriamo indietro il telefono un pochino, se no non riusciamo a lavorare. Lo smontiamo e guardiamo com'è dentro, o come non è. Eccolo qua. Qui ci sono tutti i trucciolini praticamente. Ed ecco la bussolotta finita, con un bel esagono quasi perfetto, anzi perfetto, togliamo il quasi, sì, di qua, che dall'altra parte. Ho lasciato, adesso vi faccio vedere anche l'interno, se riesco a farvelo vedere perché ecco, vi direi che rasenta alla perfezione, rasenta. Questo che vi ricordo che
è un manicotto di 45 praticamente, quindi è una bella profondità. Con il mio stossatrice comunque arriva a 70, avrei potuto benissimo farlo di 70 che praticamente non cambiava nulla, ecco, non cambiava. Quindi fino a 70 posso arrivarci. E diciamo che è un po' esagerato appena con la punta d'interno, che ho usato una punta di 14,5 e per una distanza di 15 scarso, pensando di trovare più resistenza nell'estrudere il materiale. Alla fine invece avete visto che voi, l'ho tolto come burro praticamente, avrei benissimo potuto mettere una punta di 14, lasciare un millimetro di tolleranza, così si centrava la perfezione e non ci rimaneva quei piccolissimi punti qua centrali, ma è roba da ridere, via. Non è che sia è proprio il pelo nell'uovo, ecco, diciamo così. Ecco, il lavoro è perfetto, naturalmente il nucleo si infila dentro, si infila. Vi faccio vedere sia di qua che di là, mi sembra che sia perfetto da tutte e due le parti, naturalmente anche dietro, speriamo che si veda bene. Ecco, questo l'ho lasciato con un decimo di lasco, volutamente, perché questo qui quando va montato sopra questo parastrappi deve oscillare leggermente per togliere un po' di vibrazioni, diciamo, ma poca roba, e comunque corre pena, ma è precisissimo alla fine, ecco. Io direi che è venuto un lavoro perfetto, è venuto quasi a livello industriale, e sono molto contento soprattutto della mia stozzatrice, perché è veramente eccezionale quella stozzatrice lì, lavora con una precisione micidiale. E non tutte le stozzatrici puoi calcolare avanti un decimo e questa ti va avanti un decimo, ecco, diciamo così, di preciso. Quella invece è proprio perfetta. E niente, vi ricordo che adesso alla fine del video vi metto poi tutti gli altri miei video della stozzatrice, del trapano e della filatrice, se uno vuole cliccarci sopra da vedere, così può vedere anche le altre lavorazioni. Ma il nocciolo della lavorazione per me comunque per questo video era l'esagono profondo, ecco, il lavoro è venuto alla perfezione e buon esagono a tutti, saluti, ciao ciao.